ritrovati in un nuovo video del canale YouTube di Irene Antonucci, attrice, sceneggiatrice, coach di formazione per quanto riguarda la recitazione e la comunicazione. Oggi voglio parlarvi di quello che è stato la mia fine del 2023, chiuso in bellezza. Ho realizzato ben 3 serie TV in Colombia nel giro di un mese. Ve ne parlo oggi in questo video. Ebbene sì, anch'io stento a crederci ed è successo. Ricordo il giorno in cui sono arrivata in questo paese, la voglia, l'adrenalina di imparare subito la lingua, di riuscire ad essere performante in un nuovo paese, ricominciare tutto da zero. Insomma, per chi mi conosce ha seguito un po' quella che è la mia storia e devo dire e posso affermare che effettivamente sono stata una storia di successo perché non mi sarei mai aspettata in un tempo così breve di ottenere questi risultati grandiosi, e devo dire grazie a chi mi è stato accanto, alla mia manager, a tutte le persone che hanno creduto in me, ma soprattutto la mia tenacia e non aver mai smesso di crederci, di aver lavorato tanto su me stessa e di avermi dato l'opportunità di iniziare una nuova vita, un nuovo percorso personale e professionale. Bene, il mese di novembre è stato un mese pazzesco perché avevo fatto diversi casting e diciamo avevo iniziato da poco il percorso con questa nuova agenzia e dunque è successo che hanno creduto tanto in me, tanto da mandarmi, scusate il gioco di parole, diversi casting contemporaneamente. Ovviamente io, insomma, temeraria, non me ne faccio perdere uno, come diceva una mia grande insegnante, Patrizia De Santis, mai rinunciare ad un casting. Se ti investono per strada anche con una gamba rotta e 2 stampelle, tu arrivi al casting, e che sia per il casting in presenza o per il casting, insomma, self-tape, quello che maggiormente oggi si realizza. E appunto io li ho fatti tutti e tutti e 3 sono andati bene, non a caso mi hanno preso tutti e 3 i progetti e quindi mi sono ritrovata a dovermi sdoppiare perché giravo in città differenti della Colombia. Giravo a Bogotà e Mareyes 3 che uscirà insomma quest'anno, insomma tutte e 3 dovrebbero uscire quest'anno. Nel frattempo avevo preso un altro ruolo che partiva praticamente all'unisono, che era a Monteria. Cioè si girava da un'altra parte, quindi mi toccava prendere un aereo e andare dall'altra parte ed era un girato di circa un mese, in quanto si tratta di una serie, anche questa uscirà a breve, si chiama Domingo e l'ultimo esclavo, e di 10 capitoli, in cui io sono presente in 5 capitoli, pertanto dovevo dividermi in qualche modo, è stato complicatissimo l'organizzazione e infatti la mia manager mi ha detto guarda, se non te la senti facciamo una scelta su uno dei 2 progetti. E io a quel punto ho detto no, preferisco magari finire di girare di notte, mettermi in un aereo, arrivare la mattina all'alba a Bogotà, andare su un altro set, finire di girare e tornare sul set di Monteria. E lei mi ha apprezzato tantissimo, insomma, la mia tenacia, tant'è vero che poi alla fine ce l'abbiamo fatta con gli incastri ed è andata benissimo. È stato comunque molto stancante, però è quello stress che io chiamo stress positivo, che ti permette di stare a 3000 perché fai ciò che ami e hai queste grandi opportunità e dici no, non me ne voglio perdere neanche una. Quindi ti organizzi, cerchi comunque di riposare quanto più possibile quando puoi e soprattutto di avere ben preparato il tuo personaggio, i tuoi personaggi, quando soprattutto ti devi sdoppiare, e penso che questa è stata la difficoltà maggiore, quella di dover lavorare contemporaneamente su 2 personalità, su 2 epoche differenti, perché in una ero nel 1840, nell'altra ero nel 1960. Tra l'altro in Mareyes ho recitato sia in spagnolo che in italiano, perciò sicuramente quando condividerò dei contenuti avrete l'opportunità di poter seguire almeno le scene dove sono presente. E sono rimasta veramente soddisfatta, mi ha dato una grande opportunità. Il personaggio di Silvana è stato illuminante in quanto una donna liberatrice della schiavitù in Colombia e una donna che doveva in qualche modo portare avanti una causa repubblicana nonostante si ritrova al suo arrivo a dover lottare con i propri sentimenti. E mi fermo qui perché altrimenti farei troppo spoiler. Nel frattempo che stavo girando queste 2 serie mi arriva la risposta del terzo casting e a quel punto, che era La Gestas del Tiempo, la 4ª temporada, quindi la 4ª serie, e anche lì ho detto sì, io accetto e sono presente in un capitolo con un ruolo
piccolino, la maestra Greta, però anche lì molto interessante, sempre d'epoca, quindi un personaggio, stiamo parlando del periodo, quindi 1920 più o meno, il periodo delle suffragette, appunto quando si è lottato tanto per il voto femminile. E anche lì è stato insomma una bella sfida, è un personaggio duro, forte, autoritario, non faccio altro spoiler, mi fermo qui, però quello che volevo insomma rappresentarvi è un po' la mia esperienza, sicuramente condividere con voi questi successi, l'entusiasmo di quello che mi è accaduto, ma soprattutto potervi trasferire attraverso questa esperienza che se vuoi con il mindset puoi qualsiasi cosa, cioè non c'è limite che ti ferma, quindi questo mi ha dato ancora di più la forza e la determinazione di dire vabbè, questo è il paese per me, c'è un luogo per ognuno di noi nel mondo, e per me sicuramente è stata insomma la Colombia, e sono felicissima e spero che possa servire come impulso per voi la mia esperienza, per aiutarvi a cambiare, a fare un click nel vostro mindset e per imparare a pensare come siamo capaci di tutto, come il potere del pensiero è forte, è potente, è grandioso, ci permette di fare cose che se abbiamo dei limiti sicuramente forse non ci saremmo mai arrivati a quegli obiettivi, però ecco, con molto orgoglio devo dire che è possibile, e se è stato possibile per me è possibile anche per te, per voi, per tutti. Quindi se avete avuto esperienze insomma stravolgenti nella vostra vita, scrivetemi qua sotto nei commenti se avete bisogno di consigli insomma per questo paese, o per qualsiasi tipo di consiglio inerente alla recitazione, il mindset, la comunicazione. Sapete anche che ho un corso di comunicazione trasversale, se volete ricevere maggiori informazioni potete scrivermi a info.ireneantonucci@gmail.com. Io vi aspetto in un prossimo video, ricordate di condividere, di mettere like, lasciare appunto un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, insomma ormai dai, su, siamo qui, vi aspetto. Ciao!